Eccoci, ho qui un altro pacchetto di Vinted. Stavolta è un pacchetto acquistato da una ragazza francese ed è la prima volta che compro qualcosa da una ragazza francese. La cosa che mi preoccupa a primissima vista è il packaging. È una busta di plastica ricoperta di nastro per pacchi e qui anche strappata. Si intravede il contenuto. Speriamo bene. Nel pacco dovrebbero esserci un pantalone, 2 magliette e un top. Il pacco costava inizialmente 12 euro, ma la ragazza è stata tanto gentile da farmi pagare l'intero pacchetto 10 euro, escluse spese di spedizione. Con le spese di spedizione mi è venuto a costare tutto 14 euro. E direi di iniziare a aprire e vedere se anche questa volta ci è andata bene come la prima. Essendo una compratrice seriale di vestiti su internet, ho il vizio di infilare il naso in tutti i pacchetti che acquisto, tutti. Ha tutto l'odore di nastro per pacchi. Già intravisto la primissima cosa. Questo è l'annuncio postato dalla ragazza su Vinted. Il prezzo era di 2,20 euro. Questa è la cosa più simile che ho trovato. Con le spedizioni escluse, il capo nuovo sarebbe costato 18 euro. Già con la prima cosa di questo pacchetto superiamo abbondantemente il prezzo dell'intero ordine. Vediamo che cosa ci è arrivato. Ci è arrivato proprio quello che avevamo ordinato. Ci sono dei fili tirati, ma non è un problema troppo grave, basta una piccola forbicina per risolverlo. Non c'è nessuna etichetta, è stata tagliata. Comprendo benissimo quando le etichette vengono tagliate, è la prima cosa che faccio anch'io quando compro qualcosa. Odio le etichette che mi solleticano la pelle. La stampa è un pochino malandata, ma non dovrebbe essere un problema troppo grande per me che non ho troppo seno. La ragazza ci ha venduto questo top come una taglia S, ma a me sembra essere minimo una taglia M. Ha delle cuciture strane, un po' storte, ma non credo che questo sia un problema della ragazza. Trattandosi comunque di un articolo di fast fashion, è normalissimo trovare queste imperfezioni di fabbrica, anche se il prodotto viene comprato nuovo a prezzo pieno. Eccola indossata. La vestibilità non mi fa impazzire, è un po' troppo larga, un po' troppo lunga, non è un crop top, non è una maglietta. Probabilmente la utilizzerò nelle giornate particolarmente calde, oppure la rimetterò in vendita. La seconda cosa che mi è parso di intravedere è un pantalone. Questo è l'annuncio postato dalla ragazza che vendeva questi pantaloni per 3,50 euro, che è un prezzo assolutamente ridicolo. I pantaloni sono di Bershka. Non sono riuscita a trovare lo stesso identico modello sul sito di Bershka, quindi credo che siano risalenti ad una collezione molto vecchia. La cosa più simile che ho trovato è questa, dei pantaloni di Shein al prezzo di 15 euro. Conoscendo Bershka, conoscendo i suoi prezzi, credo che il prezzo del pantalone, se comprato da Bershka, sarebbe stato pressappoco quello. Vediamo. Ok, questi odorano di scotch, hanno proprio l'odore dello scotch. Sono carinissimi. La taglia è un XS, come ci aveva detto la venditrice. E qui abbiamo l'etichetta interna. Un pochino sbiadita, quindi penso che siano stati utilizzati diverse volte, quantomeno lavati diverse volte. 65% poliestere, 32% viscose, 3% elastano. Non vedo l'italiano su questa etichetta. Molto probabilmente questa ragazza ha un gatto o un cane, perché ci sono diversi pelucchi. Fortunatamente non sono allergica. Se avete delle allergie e volete acquistare su Vinted, chiedete sempre all'acquirente se ha degli animali domestici e se li ha, nel caso, la cortesia di eliminare tutti i peli sui capi d'abbigliamento. È una cosa che si dovrebbe fare a prescindere da un'allergia, ma mai dare niente per scontato, come in questo caso. Anche qui ci sono dei fili. Non è in condizioni ottimali, ci sono un pochino di pallini in questa parte interna, ha bisogno di un restyling. Dovrò togliere via tutti i pelucchi e soprattutto tutti i peli di animale poco identificato. Per 3,50 € non mi aspettavo niente di troppo entusiasmante.
Dopo averlo lavato e dopo averlo sistemato con il mio fidatissimo aspirapelucchi elettrico, di cui vi lascio il link in descrizione, il pantalone è come nuovo. Tutti i pelucchi sono spariti e tutti i peli sono spariti. La vestibilità mi sembra un pochino larga, soprattutto sul cavallo, non mi convince tantissimo, ma credo lo utilizzerò comunque con delle magliettine infilate dentro il pantalone, perché adoro questa fantasia. La terza cosa è una maglietta. Questo è l'annuncio che ho visto su Vinted al prezzo di 3 euro. Questa è una maglietta di H&M e me la ricordo benissimo perché, a parte avere dei deboli adolescenziali per i Metallica, che sono stati un gruppo molto importante nella mia adolescenza, avevo adocchiato questa maglia nel negozio fisico quando era ancora possibile andare liberamente a fare shopping senza troppe restrizioni, ma non la comprai, nonostante mi piacesse moltissimo perché è molto semplice, molto pulita. Ho trovato il capo sul sito che a prezzo pieno sarebbe costato 14,99 euro. Avendolo pagato 3 euro e avendo visto le condizioni non perfette del pantalone, non so bene cosa aspettarmi. Il mio terrore più grande è che il bianco sia giallo o grigio, perché è una cosa che succede spesso con le magliette bianche. Vediamo. È caduto qualcosa, credo ci siano dei cioccolatini oltre a peli svolazzanti. In realtà questa è in condizioni veramente buone. Credo sia stata comprata e messa in un armadio per 3 motivi. Il colore. Il bianco non ha nessun tipo di ingiallimento. 2. L'etichetta interna è veramente nuova. Credo che sia stata comprata e nemmeno lavata, perché l'etichetta non è assolutamente sbiadita o rovinata. In ogni caso quella interna è stata tagliata. 3. La parte dell'ascella. Le maglie bianche tende sempre ad ingiallirsi, ma non è questo il caso. Non ci sono aloni, non ci sono macchie. C'è un microscopico buchino dietro la schiena. È minuscolo, però sarebbe carino dirlo. Eccola indossata. Purtroppo è un po' più trasparente di quello che pensavo, quindi non potrò utilizzarla con delle magliette a maniche lunghe. Starà benissimo con le mie Converse dei Metallica, perché non c'è mai limite al peggio. L'ultima cosa è un'altra maglietta. Questo è l'annuncio visto su Vinted. Il prezzo della maglietta era di 4 euro. È stato molto complicato trovare il capo nuovo. Questo tipo di articoli solitamente sono venduti da siti come AliExpress, come Shein, come Romwe. Hanno spesso una durata brevissima, vengono caricati e dopo pochissimo tempo spariscono dalla circolazione. Ho fatto una ricerca per immagine e ho trovato questa. Su eBay in sterline non lo so. Sarebbe costata 12 sterline più 4 sterline di spedizione. In tutto 16 sterline, che in euro sarebbero stati credo 20 euro. C'è un risparmio abbastanza considerevole. Spero che non vi siano peli. Scotch. Sento solo odore di scotch. Il tessuto è morbido. Non c'è nessun tipo di etichetta, non vedo neanche etichette tagliate, quindi penso che la maglietta sia davvero proveniente da qualche sito super strano, super indie, però è davvero carina. Temo sarà un poco trasparente, il tessuto sembra sottile. Avendo comprato moltissime volte capi su Shein o su Romwe, sono perfettamente consapevole del fatto che c'è sempre il rischio di ricevere dei fazzoletti e non dei tessuti. Questa mi ha lasciato particolarmente contenta, non vedo difetti. Il pantalone non è arrivato in condizioni eccellenti. La maglietta dei Metallica ha quel microscopico impercettibile buchino sulla schiena. Questa invece sembra essere in ottime condizioni. È davvero carina. Non è neanche troppo trasparente come temevo. Sarà sicuramente una delle magliette che utilizzerò di più quest'estate. Credo che questa ragazza abbia letteralmente avvolto i vestiti nello scotch. Cosa? Dei cioccolatini. Biancoretto, torroncino e Ferrero bianco. Carini.
direi che è arrivato il momento di fare un resoconto sul pacco. Non sono rimasta tanto entusiasta come con i miei 2 primi ordini su Vinted, nei quali ho acquistato da 2 ragazze italiane. Credo sia importante avere delle piccole accortezze quando si vende qualcosa a qualcuno, assicurarsi che i vestiti siano in buone condizioni, lavarli, indicare qualsiasi tipo di difetto, anche una micromacchiolina sulla schiena. È sempre carino essere onesti con chi si ha di fronte. Detto questo, il voto che mi sento di dare a questa signorina è un 6 su 10. I capi sono in condizioni molto buone, ma bisognerebbe spedirli in condizioni migliori, tentando di togliere pelucchi, di lavare il capo, di farlo arrivare profumato a chi lo compra. Per fortuna ho una lavatrice. Ci vediamo al prossimo ordine. Peli.